Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi riflettevo sul senso di questo canale, su quello che mi ha spinto appunto a creare un canale YouTube che parlasse solo di caffè. E ovviamente io parlo di caffè perché è la mia passione, però volevo raccontarvelo perché in fondo tanti di voi magari mi hanno iniziato a seguire da poco e quindi non conoscono da dove tutto questo è nato. E quindi è nato dalla mia passione del caffè sicuramente e dal fatto che io lo vivo il mondo del caffè dall'interno, perché come magari saprete io sono un torrefattore, un micro torrefattore, faccio una produzione piccolissima di caffè scelta a mano da me con la massima attenzione e quindi riesco a vedere il mondo del caffè dall'interno, quindi alla selezione delle materie prime, dalla tostatura, dalla macinatura, dal confezionamento e quindi poi frequento fiere, frequento fornitori, frequento colleghi, competitor, torrefattori e quindi veramente vedo il mondo all'interno. E vedendo all'interno mi sono reso conto che in Italia, nonostante ci definiamo la patria dell'espresso, c'è veramente poca cultura sul caffè. Il caffè è semplicemente l'espresso che si beve la mattina per darci una sveglia, si beve magari nella pausa merenda alle 11, si beve dopo pranzo, però non c'è dietro una cultura del caffè. Secondo me invece il caffè è un mondo molto più ampio che è fatto di tanti aspetti e con questo canale voglio approfondire. Vi faccio un esempio. Un aspetto determinante è la modalità di estrazione. Una macchina espresso bar sarà sicuramente diversa da una macchina domestica e una macchina domestica, se in espresso o a modo mio o a cialde o un altro formato, sono tutte diverse e quindi io nel mio canale cerco di spiegarvi queste differenze per aiutarvi a scegliere consapevolmente. E poi una macchina casalinga a cialde o capsule è diversa da una moka. E sono ancora più diversi i metodi di estrazione particolari come il V60 oppure l'Aeropress, quindi quello che io voglio darvi è appunto questo tipo di informazioni, ovviamente dal mio punto di vista che magari è sicuramente tra virgolette di parte perché io producendo caffè non amo molto i caffè commerciali dozzinali, quelli che si trovano appunto a basso prezzo nei supermercati, quindi sicuramente da un punto di vista particolare, cioè la mia opinione, però voglio essere sempre oggettivo perché l'obiettivo di questo canale è portare cultura sul caffè, raccontarvi le diversità e farvi poi scegliere a voi. Tutto questo ovviamente avrà anche il mio tornaconto perché probabilmente se capirete che il caffè non va solo valutato per la cremosità, avrete la curiosità di andare a cercare quindi non solo la cremosità e la corposità nel caffè, ma anche tante altre sfaccettature dei caffè di qualità, quali l'aroma, quali le sensazioni che rilasciano sul palato e quindi sicuramente avrete un maggior desiderio di scoprire torrefazioni artigianali e piccole come la mia, quindi magari assaggerete il mio caffè, ma anche se non lo assaggerete io sarò comunque contento perché diffondere cultura sul caffè ci renderà migliori come popolo italiano e soprattutto più competitivi e capaci di esportare il nostro Made in Italy anche all'estero dove sicuramente possiamo fare una parte molto interessante come appunto brand italiano. E quindi questo canale vuole anche portarvi dietro le quinte. Chi già mi segue avrà visto le tantissime recensioni di macchinette che ho fatto dove assolutamente lì rimango obiettivo perché mi interessa relativamente poco vendere le macchinette e comunque io le vendo di tutti i produttori, quindi consigliarvi l'uno o l'altro non lo faccio con la tentazione appunto di convincervi verso qualcosa che vendo perché io le vendo tutte, ma cerco di darvi le giuste differenze tra le macchinette per permettervi di scegliere. Così come negli assaggi del caffè, io cerco di rimanere sempre oggettivo perché non credo di essere l'unico in Italia che fa un buon caffè, ma credo che ci siano tante torrefazioni che vadano valorizzate e per questo mi vedete andare in giro per l'Italia a incontrare torrefattori e poi voglio darvi quel dietro le quinte che è appunto quello che cerco di raccontarvi, come si sceglie un caffè, come si fa una tostatura. Se avete visto il video della tostatura in diretta a cui vi rimando, vedete proprio come si fa una tostatura e poi vi porto con me in alcune occasioni magari se non si è addetti ai lavori non si ha la possibilità di partecipare, quindi in tutte le fiere, anzi adesso arriverà la fiera SIGEP tra poco dove andrò e anche lì vi porterò con me. Cerco di portarvi appunto con me a scoprire le fiere di settore e tante altre piccole curiosità che se siete molto appassionati come me sicuramente vi faranno piacere. E poi ho voglia di raccontarvi anche le chiacchierate che mi faccio appunto con degli attori del caffè. E infatti oggi, proprio il video di oggi, è la chiacchierata completa che ho fatto con Walter di Cremoso Caffè, dove abbiamo affrontato tante sfaccettature anche perché c'era presente Mauriliano, ovviamente il fondatore della Napoli Coffee Experience, nonché una delle persone più preparate in Italia appunto sul caffè. Abbiamo affrontato insieme a Walter di Cremoso appunto una discussione molto ampia che mi fa piacere ascoltiate perché il mio augurio è sempre che la prossima
rivoluzione appunto nel Made in Italy per quanto riguarda il cibo, dopo appunto il vino e la pizza, sia il caffè, perché il caffè è molto più che un espresso da bere la mattina, ma è un mondo di aromi, sfaccettature che io spero con questo canale di portarvi a scoprire piano piano, e questo per me sarebbe la mia più grande soddisfazione. Quindi vi lascio a questa chiacchierata di Walter e ci vediamo al fine della chiacchierata per decidere chi premiare. Di settimana scorsa che ho commentato il video che vi invito a guardare, è stato il mio viaggio in Sicilia in cui sono andato a scoprire il caffè più economico in Italia, e premierò qualcuno di voi. C'è anche l'acqua? Giusto, prima l'acqua. Allora, dicevo, la tazzina è coraggiosa, no? Perché ho preso una tazzina larga, che non è sempre d'abitudine, no? Sicuramente di andare ad assottigliare la crema in superficie, come dicevi tu, non dico un azzardo, ma sicuramente una sfida, no? Sì. Riuscire a dimostrare che si può lavorare con, diciamo, un cappello comunque ragionevole, quindi va a mantenere anche quelli che sono gli aromi del caffè, però mantenere anche, diciamo, anche la parte sottostante, anche perché penso che siano maturi i tempi per iniziare a parlare di quello che c'è anche sotto questa crema, no? Magari. Magari. Io intanto riprendo. Vai. E ci si concentra solo sulla crema, chiami cremoso, voglio dire, quindi. Cremoso di momenti fa. Sì, però se si parla anche d'altro sei contento, no? Se si parla di aromi, di materia prima. È fondamentale. Diciamo che viviamo un momento anche storico particolare, considerata la crisi del caffè, quello che stai avendo nell'approvvigionamento delle materie prime, è sicuramente un momento triste. Però al contempo è anche una sfida. Riuscire a trovare una soluzione oggi significa sapersi districare, no? All'interno di questo mercato. E poi se rompiamo, secondo me, per colpa di questi aumenti drammatici della materia prima, se rompiamo al bar il discorso di €1, poi forse tutti noi del nostro mondo saremmo liberi di fare cose diverse. Sicuramente. Perché adesso con questa cosa, io in un ultimo video parlavo del problema che se noi non rompiamo l'euro, da qualche parte sacrifichiamo, no? Perché se tu barista non vuoi superarlo, sacrifichi sulla materia prima. Se strozzi il torrefattore ti cambia miscela per accontentarti, ma sacrifichi sempre la materia prima. Invece quello sarebbe la parte intoccabile da fare, no? Cioè sacrificare la materia prima, secondo il mio punto di vista. Se bisogna fare concorrenza, bisogna farla sulla qualità, bisogna farla sui servizi, bisogna farla sulla formazione, bisogna farla sull'informazione. Farla al taglio della materia prima significa farla su se stessi. Un disastro. Saranno costretti ad aumentare, perché poi è aumentato tutto, l'energia elettrica, la carta, lo zucchero, le materie prime sono aumentate tutte, quindi purtroppo il barista è costretto ad aumentare. E io ho un bar in galleria a Napoli, in galleria Umberto, e anche lì l'ho portato da €1 a €1,10, anche se tanti lo vanno ancora a 90 centesimi. Perché se vuoi dare un prodotto di qualità, purtroppo la qualità costa qualcosa in più, i costi di sostenibilità sono quelli là, e per portare avanti e tenere tutte le persone inquadrate e tenerle a posto devi per forza di cose dare. E poi noi, se non vado errato, dicevamo, no, che il caffè andava di pari passo nel costo del quotidiano, no? Un tempo era così. Ora costa €1,50 il giornale, se non sbaglio, no? Invece col caffè siamo rimasti plafonati da più di 10 anni, mi sembra. Assolutamente, è il momento dell'aumento, è il momento di aumentare anche la tazzina di caffè. A parte questo, io dico aumentare la tazzina per poi magari cercare anche di migliorarla, cioè magari con quei 10 centesimi in più che ti fai a sviluppare X caffè in più su ogni chilo, hai anche la possibilità di spendere qualche euro in più per ogni chilo di caffè, e quindi migliorare anche la materia prima, cioè di andarcelo a giocare sul fattore qualitativo anziché andarcelo a giocare poi su un fattore di prezzo che tanti poi ci vanno a speculare. Magari eliminare tutti questi tipi di prodotti che le persone mettono nel bar, vendono il caffè, il supermercato, il discount, sono cose che non vanno, perché poi col tempo non danno risultati. Il cliente alla fine lo sente che è un caffè di qualità. Il popolo sempre di più si sta specializzando, si sta informando anche nel caffè. Prima tante cose non si sapevano, come il vino bianco e il vino rosso, poi è nato il vino rosso Brunello, quello campano, quello toscano, eccetera. Ma poi tutte le varie accezioni del biologico, del naturale, anche nel vino. Man mano si andrà sempre più verso lo stesso percorso che ha fatto il vino. La pizza anche, no? Perché la pizza è un altro esempio incredibile. E quello spiega pure bene come si può accettare l'aumento di prezzo. Sì. Se l'aumento di prezzo è spiegato ed è giustificato da un aumento della qualità, penso che siamo tutti felici. È chiaro che se io aumento il prezzo senza di pari passo aumentare la qualità è inaccettabile, e non lo dobbiamo accettare. Dobbiamo accettare più che altro, più che un aumento, un adeguamento del prezzo alla qualità del caffè. Allora penso che vinciamo tutti, no? Alla fine.
perché Infatti nessuno... io sono fortunato perché chi mi segue è già un appassionato di caffè e quindi quando leggo nei commenti è sempre la qualità ok, però mi rendo conto che purtroppo c'è un mondo che è ancora legato a quello sciottino sciottino di caffè veloce al volo, lo voglio cremoso, lo voglio forte, mi deve svegliare, che è un po' un peccato, no? Rispetto a tutto quello che è la complessità. Però, se mi posso permettere, questo è il parallelismo che hai fatto lui, è perfetto, scusami tu, cioè la pizza che è un prodotto che comunque rimane popolare, nasce popolare e rimane popolare. Il mondo della pizza, il consumatore medio di pizza ha accettato tranquillamente questo cambiamento, perché ha capito che non è che mangiare una pizza significa mangiare qualcosa di scadente, va bene, mangiare qualcosa di semplice o più o meno articolato a seconda poi di chi la prepara, però anche lì ci sono degli standard. Io penso che se noi andiamo al supermercato ogni giorno, quando scegliamo qualsiasi prodotto, dal sale alla, non lo so, all'olio, iniziamo a volere un prodotto di qualità, capire cosa c'è dietro, bisogna farlo anche per il caffè, nient'altro. Dobbiamo tifare come tutti quanti, poi ognuno fa la sua parte, no? Io nel mio piccolo con il canale YouTube, tu da torrefattore, tu da tutto, facciamo tutti la stessa battaglia che speriamo che sia la prossima rivoluzione, no? Del Made in Italy nel cibo, vino, pizza e la prossima caffè. Io penso di sì, anche perché le caffetterie saranno costrette a migliorarsi, perché il prodotto cialda di per sé sta migliorando nelle case, quindi la differenza tra il prodotto casa e il prodotto al bar si sta assottigliando. Ora è il momento di dare lo step successivo, cioè creare di nuovo la distanza tra il prodotto fatto a casa e quello fatto al bar, altrimenti la caffetteria sarà destinata a scomparire. E infatti io per esempio sconsiglio sempre le macchine a braccio a casa, perché oramai una cialda ti permette di avere un risultato costante. Tu a casa con una macchina a braccio fai solo danni. O ti sei fatto un corso, magari mi inventerò il videocorso di tutte le M dalla macchina, miscela, macinatura, perché altrimenti fai solo danni a casa, così come fa danni un barista che non sa fare quel mestiere. Un barista improvvisato oggi riesce a far danni con qualsiasi miscela, anche con la tua, no? E quindi la professionalità deve tornare al centro del bar e nella figura del barista. Il mitico di Totò diceva è la somma che fa il totale. Esatto. Ma poi il problema del caffè è che basta sbagliarne una e comunque si fa un disastro. Guarda, noi in precedenza abbiamo fatto dei corsi, soprattutto nel periodo della pandemia, su Facebook, su Instagram, magari potremmo organizzare a fare un corso del genere, magari che ognuno dice la sua, magari con i diversi generi di estrazione, con la qualità, come magari migliorarla e farci fare un video insieme dove potrei spiegare queste particolarità. Come no? Tu sta là, dico, magari avete delle particolarità territoriali, noi magari da napoletani abbiamo delle altre, e magari interfacciarsi su queste cose che può essere un motivo di informazione anche per voi. Ma poi ne verrebbe un bel contenuto video, perché tutti quelli che mi seguono sono affamati di caffè, no? E quindi sarebbe bello, io un corso vengo volentieri. Lo facciamo insieme. Con le telecamere, facciamo un bel video e mi fa piacere se dà uno sguardo a qualche video precedente sul canale. Sì, ora mi sono preso il biglietto, ma lo vado a controllare. Ti mando anche il WhatsApp col mio numero. Grazie. Grazie a te, grazie per la visita. Grazie. Piacere. Bene, vediamo chi sceglierà il tool tra i commenti del video di settimana scorsa e chi vincerà le mie miscele. Vince Gianni Puglia. Gianni, complimenti, scrivimi alla mia mail che macchinetta hai, ti omaggerò un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri, se volete vincere voi settimana prossima, commentate questo video, ditemi che ne pensate della chiacchierata con Walter e con Mauro, e settimana prossima potreste essere voi a vincere. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!